Ciao a tutti, torniamo online per fare un brevissimo video sulle sanatorie edilizie e sugli accertamenti di conformità. Andiamo subito, ecco, alla slide. Per quanto riguarda le sanatorie edilizie in Italia, al momento, alla data del 7 marzo 2018, abbiamo un testo unico per l'edilizia che vale soprattutto nelle regioni a statuto ordinario, mentre sulle regioni a statuto speciale andrebbe fatto un discorsetto a parte. Diciamo che ci sono alcuni principi cardine che comunque anche nelle regioni a statuto speciale non possono essere travalicati. Bene, nel testo unico per l'edilizia, che è qui che vedete evidenziato nella slide, è il DPR 380 del 2001, in particolare l'articolo 36 che è reggente di tutta la procedura di sanatoria a regime. Si deve fare distinzione fra il condono edilizio. Il condono edilizio è un provvedimento di natura straordinaria. In Italia ce ne sono stati ben tre. Quello con la legge 4785, quello con il 724 del 1994, nonché il condono 326 del 2003. Quindi vi rimando al relativo video che ho già pubblicato nel canale, oppure potete comunque guardare anche il mio blog che è www.studiotecnicopagliai.it, dove ci sono tutti ordinati per categoria e argomenti gli articoli relativi al condono edilizio, che ripeto è un provvedimento di natura straordinaria e che permette di regolarizzare diciamo illeciti e abusi edilizi che altrimenti non sarebbero in nessuna ipotesi sanabili o regolarizzabili. Anche qui apriamo parentesi, fatto salvo comunque eventuali aspetti di normative settoriali e sovraordinate, quali vincoli ad esempio, oppure aspetti di beni culturali, perché se ti trovi a fare interventi, a regolarizzare interventi di questo tipo su palazzi che hanno vincoli di interesse, di vincolo di bene culturale, in quel caso anche il condono potrebbe avere delle difficoltà nell'arrivare in fondo col rilascio. Bene, sanatoria edilizia. La sanatoria edilizia invece è il procedimento che è efficace in qualunque momento. È un procedimento, una procedura di tipo ordinaria. La puoi chiedere in qualsiasi tempo, se ricorrono alcuni presupposti e vediamo fra poco quali. E siccome puoi chiederla, puoi fare un'istanza, ma è un'istanza, una domanda, non è detto che il comune ti risponda positivamente o magari ti possa fare un diniego espresso o addirittura che possa semplicemente risponderti entro il termine di 60 giorni. Questo è un aspetto molto importante, soprattutto quando scattano problematiche relative a ordinanze di rimessa in pristino, ordinanze di demolizione e quando ci sono collegati eventuali procedimenti penali, quando appunto sono reati edilizi, diciamo penalmente rilevanti e quindi gravi in questo senso. Allora, esiste appunto la procedura di accertamento di conformità che alla fine si conclude con cosa? Si conclude col rilascio del permesso di costruire in sanatoria, oppure in alcune regioni, ad esempio, si può arrivare ad accertare la conformità anche con la procedura della cosiddetta scia in sanatoria, anche se non è il termine giusto, in gergo la chiamiamo così. Diciamo la scia relativa a opere già compiute e che è rispettosa di certi requisiti e fa riferimento non tanto all'articolo 36 del testo unico, ma all'articolo successivo del 37, che lo vedete qui nella parte finale, ma che non trattiamo in questa sede, e anzi, anche per questo aspetto vi consiglio di vedere il video che è intitolato Scia in sanatoria per regolarizzare gli immobili. Allora, torniamo sull'accertamento di conformità. La procedura di regolarizzazione degli immobili e quindi di sanatoria ordinaria, come viene appunto chiamata in gergo, è quella prevista dall'articolo 36 accertamento di conformità e quindi prevede la possibilità in alcuni casi di poterla presentare, quindi di avviare il procedimento, ma non è detto che comunque il procedimento arrivi a buon fine. Perché?
perché ovviamente, oltre agli aspetti urbanistici che andiamo a vedere a breve, ci deve essere il rispetto anche di tutti gli aspetti delle normative settoriali e vincoli o normative comunque sovraordinate. Mi spiego meglio. Per esempio, con la paesaggistica è necessario ottenere la relativa compatibilità paesaggistica, un provvedimento che si può ottenere in certi casi con certi presupposti se gli illeciti e le difformità sono state compiute in zone soggette a vincolo paesaggistico. Anche su questo ti rinvio al relativo video pubblicato poche settimane fa. Bene, mentre qui facciamo riferimento solo alla parte puramente edilizia e urbanistica, quindi per un attimo tralasciamo gli aspetti settoriali ancorché devono essere rispettati, nonché gli aspetti vincolistici e quant'altro. Cosa succede qui? Al comma 1 sono previsti casi in cui è possibile presentare l'istanza di accertamento di conformità. Perché accertamento? Cosa si deve accertare? Si deve accertare la doppia conformità, vale a dire il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile, quindi questo è un discorso che vale anche per chi viene dopo, chi acquista dopo. Può ottenere il permesso di costruire in sanatoria se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'illecito, della difformità o dell'abuso, sia al momento della presentazione della domanda. È il procedimento basato e fondato su un principio della doppia conformità ed è un principio sorto e continuato fino ai giorni nostri con la legge 4785. Il legislatore, per evitare il rischio di varianti urbanistiche, varianti a piani regolatori personalizzate ad personam per poter in qualche modo agevolare qualche soggetto piuttosto che altri, ha previsto appunto questo principio di doppia conformità. Così crea di fatto un vincolo, uno spartiacque che in molti casi diventano delle forche caudine vere e proprie, dalle quali qualunque persona voglia chiedere il permesso di costruire in sanatoria deve passare. Cosa vuol dire questa doppia conformità? Significa che nel momento in cui chiedi la sanatoria, l'accertamento di conformità, la pubblica amministrazione deve verificare che l'abuso, l'illecito, la difformità sia doppiamente conforme a due discipline contemporaneamente. Quella vigente al momento in cui presenti la domanda, quindi a oggi, se la presenti oggi, e quindi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti a oggi, e in questo caso io aggiungo anche adottati, perché qui si parla di disciplina e nella disciplina c'è anche la strumentazione urbanistica. Bene, e lo stesso dicasi per riferita all'epoca dell'abuso, quindi non so, è stato compiuto 20 anni fa, bisogna fare il doppio, la doppia verifica. Chiaramente questo accertamento di conformità è soggetto al regime del silenzio diniego, silenzio rifiuto, decorsi 60 giorni dai quali la pubblica amministrazione, il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale non si pronunci con adeguata motivazione. Quindi in caso di silenzio scatta il diniego automatico. E questo perché? Perché si vuol far modo che la pubblica amministrazione ottimizzi le proprie risorse, la propria disponibilità per evitare il dispendio di energie su magari richieste di sanatoria che non sono accettabili quando magari scatta anche una sola condizione di non conformità o di mancanze dei requisiti e dei presupposti. Quindi ecco perché in questo caso è previsto l'istituto del silenzio diniego. Poi, diciamo, in questo caso vorrei saltare l'aspetto del pagamento dell'oblazione e dei relativi contributi o oneri di urbanizzazione, dir si voglia. Piuttosto ritornerei al primo comma e quindi quali sono i casi in cui può essere chiesto l'accertamento di conformità, oltre a quelli previsti dall'articolo 37 eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e in passato DIA, anche perché, lo diciamo, da
poco più di un anno è entrato in vigore il decreto cosiddetto SCIA 2, decreto legislativo 222/2016, per il quale ti consiglio caldamente di acquistare il mio videocorso online e attraverso il quale sono state cambiate tutte le procedure dei regimi amministrativi in ambito edilizio, quindi sono state rimodulate, sono state ristrutturate, tanto per usare lo stesso termine. Le procedure di permesso di costruire no, quella rimasta intatta, sono cambiate piuttosto tutte quelle non rientranti nel permesso di costruire, cioè SCIA, CILA, la SCIL che a livello nazionale è sparita, e l'edilizia libera. Tra l'altro ti consiglio il recente video glossario proprio sulla edilizia libera. In quali casi è possibile ottenere, anzi presentare la domanda di accertamento di conformità, la quale, se va bene, punta al rilascio del permesso di costruire in sanatoria? Ce lo dice il comma 1 dell'articolo 36 del testo unico, ok? D'ora in avanti lo chiamo testo unico o TUE a seconda dei casi. Allora ci dice che in casi di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, prima ipotesi, o in difformità da esso, in difformità totale, ok? O comunque ci rientrano anche le varianti essenziali che sono parificate dall'articolo 31 alla totale difformità. Oppure in assenza di SCIA nell'ipotesi di cui all'articolo 23,1, qual è questa? O in difformità da essa? Si sta parlando della cosiddetta super SCIA o della SCIA alternativa al permesso. Quindi per ciò che riguarda per le difformità che possono rientrare nel regime, chiamiamolo minore, della SCIA e in passato DIA, quindi sono parificati, allora fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 31,3, 33,1, 34,1, comunque sia, fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, i responsabili dell'abuso e l'attuale proprietario possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme, doppiamente conforme. Quindi, tra l'altro, prima di andare avanti, tra queste rientrano nella possibilità di ottenere anche di presentare la domanda di sanatoria e l'eventuale ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, vi rientrano anche le parziali difformità dal permesso. Quindi permesso di costruire o difformità, tutte, sia quelle gravi, totale difformità, sia le parziali difformità. Quindi comunque sia bisogna passare da questo. Ora poi sulle parziali difformità ci sarebbe da fare un appunto molto interessante. Bene. Allora, a questo punto direi, e per rendere un po' più chiaro più chiara la questione, accenderei la lavagna elettronica. Eccola qua. Praticamente cerco di dare una schematizzazione del principio della doppia conformità. In sostanza, noi abbiamo due situazioni temporali, che sono quella di oggi e quella dell'epoca dell'abuso, che noi scriviamo epoca dell'abuso. Eccola qua. Bene? E abbiamo praticamente una disciplina che è quella vigente all'epoca e quindi avrà, non so, immaginiamo, facciamo finta che ci siano certe normative, che ora io ve le sintetizzo così. Tutte le discipline vigenti all'epoca, quindi abbiamo un regolamento urbanistico che in quel momento, un regolamento urbanistico, un piano regolatore, un regolamento edilizio, abbiamo una strumentazione urbanistica comunale allora vigente che prevedeva una serie di condizioni. Oggi, all'epoca dell'abuso avevamo invece una serie di ulteriori disposizioni che comparate a oggi magari erano di più, erano più restrittive o erano meno restrittive, però abbiamo due configurazioni di questo tipo. Capite bene che il rispetto della sanatoria implica che si debba rispettare tutte e due
tutte e due le cose, tutte e due le condizioni e discipline edilizie urbanistiche, quindi sia questa che è di oggi, quindi per prima cosa bisogna vedere se l'illecito, l'abuso che è stato compiuto sia rispondente a tutta la disciplina edilizia urbanistica vigente alla data di oggi. Tra queste ci rientra anche l'antisismica e gli aspetti strutturali, quindi notizia di pochi giorni fa sono state approvate e pubblicate le nuove NTC 2018, norme tecniche per le costruzioni, quelle di ambito strutturale antisismico. Infine, se si riesce a rispettare le norme e la disciplina urbanistica, quindi tutta quella regionale, quella locale, intesa quella comunale, regolamenti edilizi, regolamenti igienico-sanitari, e tra l'altro ci sarebbe anche la questione degli aspetti settoriali come acustica, energetica, risparmio energetico, impianti, strutturale, antisismica, la paesaggistica che però ha il suo bel codice dei beni culturali e quindi la sua bella procedura. Tutti gli aspetti anche di beni culturali, quindi se si ha a che fare con immobili che, non so, hanno un bel vincolo di un immobile storico, artistico, etnoantropologico, quello che volete, in quel caso c'è necessario anche come presupposto iniziale il rispetto di queste norme, perché se nessuna di queste discipline, di queste norme settoriali o aspetti settoriali viene rispettato, la procedura di richiesta si ferma qui. Inutile andare avanti perché manca, diciamo, la condizione essenziale che è questa, quindi il rispetto delle norme di oggi. Qualora si riesca comunque a rispettare, diciamo, tutta la disciplina vigente a oggi, ok, io qui vi faccio dei segnetti, degli scarabocchi, ma voglio che sia veramente intuitivo questo filmato, allora si può effettuare anche, si deve effettuare la verifica di se l'abuso, l'illecito, la difformità compiuta sia anche conforme all'epoca dell'abuso. Qui ho scritto epoca della BUSP e noi si corregge, nessun problema. Ecco, in quel caso, se all'epoca dell'abuso, se anche all'epoca dell'abuso risulti doppiamente conforme, in questo caso, qui appare un'altra spunta positiva, quindi se si risulta doppiamente conforme anche alla disciplina urbanistica edilizia vigente all'epoca dell'abuso, allora, diciamo, l'intera richiesta di istanza, di sanatoria e di accertamento di conformità rilascia diciamo, arriva a uno stadio positivo, quindi si avverano tutte e due le condizioni necessarie, i due presupposti di doppia conformità, quindi conformità all'epoca e conformità oggi, allora la sanatoria può diventare realtà. Quindi cosa significa in tutto questo? Significa che in questo caso, ritorniamo un attimo alla slide precedente, significa in questo caso che essendosi verificate le due condizioni necessarie, allora in questo caso l'avente titolo, l'interessato responsabile dell'abuso, può arrivare a ottenere il permesso in sanatoria. Ora, qui ovviamente sarà necessario pagare la dovuta oblazione. L'oblazione vuol dire la sanzione pecuniaria, ma che sana, che ha valore anche sanante da un punto di vista amministrativo ed eventualmente penale. In questo caso, se si avvera questa condizione, può essere rilasciato, però resta il fatto che di fronte a anche orché ci sia il rispetto certosino di tutte queste condizioni e presupposti, però la pubblica amministrazione in questo caso se non si pronuncia entro 60 giorni con adeguata motivazione, e allora in quel caso, ahimè, anche col rispetto di tutte queste condizioni, ahimè, si intende rifiutata.
Quindi questo è un po' l'inquadramento di tutta la procedura di accertamento di conformità in sanatoria, o quella che, ripeto, in gergo viene definita la sanatoria edilizia, che non è un condono. Il condono, infatti, e qui c'è lo spartiacque, il condono permette, diciamo, non deve rispettare questo principio di doppia conformità. Il condono, appunto, permette di poter aggirare questo rispetto e di poter legittimare e regolarizzare degli abusi, degli illeciti e delle difformità che altrimenti non sarebbero state possibili in nessuna ipotesi poter sanare col rispetto anche della singola conformità vigente a entrambe le soglie temporali, quindi a oggi o all'epoca dell'abuso. Ora anche qui tutto vero, suona bene, ma ci sono dei ma, perché col condono abbiamo detto anche nell'altro video che comunque ci deve essere rispetto di certi presupposti, quindi fra questi il rispetto anzi l'ottenimento dei nulla osta, pareri o comunque autorizzazioni comunque denominate da parte degli enti sovraordinati o delle relative norme settoriali. Quindi si torna a fare l'esempio che se l'abuso riguarda un immobile soggetto a vincoli di beni culturali, la questione è un pochettino diversa e occorre comunque l'autorizzazione necessaria quale presupposto. Bene, con questo video è tutto, io vi saluto e vi rinvio al prossimo video. Se vi è piaciuto il video potete condividerlo, potete commentarlo anche nella barra inferiore. Per commentare conviene iscriversi a questo canale e sarò lieto di rispondere ai commenti che vorrai farmi su questo video e magari anche condividere delle riflessioni, e ne parlerò nei prossimi video. Allora, un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!